Ciao chitarristi, vi siete mai chiesti da dove arrivino gli amplificatori? Come sono cambiati nel tempo? Cosa ci aspetterà il futuro? Sembra un po' una cosa stile profezia, però. Per rispondere a tutte queste cose oggi sono qui con Diego Didi Cavallotti, attualmente chitarrista negli Lacuna Coil e negli Inverno. Come va? Ciao ragazzi, va tutto alla grande. Grazie per essere qui. Allora, ha senso che siamo qui insieme, no? Cioè, Sì. come sapete, io uso ampli Blackstar da più o meno sempre, ormai lo sapete tutti, se non lo sapete adesso lo sapete. Tu Diego invece quando sei entrato in contatto con Blackstar le prime volte? Bene o male da quando ho iniziato il mio percorso con i Lacuna Coil. Quindi un sacco di tempo. Sì, Ok. quasi una decade. Rapidamente, in questo video cerchiamo di unire le nostre due esperienze con gli amplificatori di Blackstar, un po' di tutti i tipi, per cercare di fare una bella carrellata per vedere a che punto siamo arrivati con gli amplificatori, partendo dai vecchi valvolari di Blackstar fino alle ultime novità ultra compatte full digital, che cioè una roba futuro proprio. Allora, direi di partire dagli amplificatori valvolari che sono i più vecchi, quindi andiamo un po' in ordine cronologico. Esatto. Iniziamo da due amplificatori valvolari su cui penso che sia io che anche tu Diego abbiamo speso la maggior parte delle ore suonando. Nel mio caso è un HT50 di Blackstar, quella che vedete sempre qui dietro di me, adesso non la vedete perché ci sono io, mentre nel tuo caso Diego è... Series 1 da 200 watt. Picchia? Sì, decisamente sì. Allora, la caratteristica principale di questi amplificatori è di essere completamente valvolari, quindi diciamo un po' vecchia maniera. Alla vecchia scuola, sì, come piace a noi. Preferisco di gran lunga il valvolame piuttosto che il digitale, ecco, per quanto riguarda la pasta del suono in una testata. Il circuito interno, appunto, come abbiamo detto, è fatto da valvole. Ci sono quelle di preamplificazione, quelle sul quelle finale finali, di potenza. sì. C'è il trasformatore, insomma, tutti i componenti che servono a rendere un amplificatore pesante. Molto pesante. Oltre che ovviamente valvolare. La cosa bella di questi amplificatori è sempre quella saturazione che danno Sì. quando alzi sul volume. Devo dire che comunque Blackstar non... Stavo iniziando un discorso figo, ma mi sono perso. Ecco, una cosa che mi ha sempre colpito di Blackstar, ha sempre avuto quel giusto compromesso, quella giusta versatilità che permette di fare un sacco di generi senza comunque diventare matti a usare pedalini, a usare boost, a usare questo e quell'altro. Va già benissimo così, ha tutte le carte in regola. La stessa motivazione per cui ho apprezzato così tanto la mia HT50 negli anni. Cioè io l'ho usata veramente per fare Che la qualsiasi usi cosa. tuttora. E la uso tuttora, anzi. Ma arriviamo alla fine del video per scoprirlo. Praticamente cosa facevo? All'inizio usavo la testata così com'era, Sì. con il suo pedale, quello incluso, ok, per cambiare canali. Poi non mi bastava più, cosa ho fatto? Ho comprato altri pedali, guarda il caso, un altro Blackstar, ho comprato un HT Metal tipo nel 2012-13, forse intorno a quel periodo lì, che è un pedale valvolare, Sì. doppio canale, distorsore che fa paura. E ho iniziato a usare la testata monocanale pulita e basta. Quindi cioè, è una base per i pedali, cioè interagisce con i pedali in una maniera veramente Genuina. esatto, cioè è proprio quella roba lì che è quello che in un amplificatore serve poi veramente, perché ok, ci sono gli amplificatori che hanno il loro carattere, quello è fine. Però se sei un chitarrista che magari se la cava in diversi generi musicali, avere qualche colore in più nella tavolozza non fa male. Esattamente. Ora, rapidamente vi parlo della mia HT50. È un 50 watt valvolare, 2 canali, clean e distorto, con 2 voicing separati, così, come dicevamo adesso, ci dà un po' più di flessibilità nel suono. Il clean moderno, il clean quello che satura un pochino, e poi abbiamo il distorto, quello classico, un po' alla Marshall style, Sì. e poi quello un pochino più compresso, un pochino più cattivo, per andare in territori un pochino più high gain. Per quanto riguarda la Series 1 200, più o meno come è organizzata? Ma io fondamentalmente bypasso il pre e uso solamente la potenza finale perché Ok. in fase live ho il mio setup di suoni già preimpostati, non sto tanto a guardare il Canali, setup esatto, ok. anche ad usarla in una maniera casalinga tra virgolette o da sala prove non gli manca niente. Ha un clean della Madonna, se vuoi un crunch puoi costruirti un crunch di massimo rispetto e il lead pure. Sì, ha una roba tipo 4 canali con 4 lo canali, switch. sì, con gli switch, Cioè, ma veramente fatto bene, cioè veramente
molto affidabile. Per 200 watt. Che non li usi mai a meno che suoni il San Siro, però comunque si fanno sentire. Ma infatti una cosa che ho notato su quell'amplificatore è il potenziometro della potenza. Sì. Cioè lo puoi mettere al massimo e lui ti butta fuori 200 watt, oppure al minimo e mi pare 20 watt tipo. Sì. E cioè per un utilizzo in casa, per studiare, poi andare in sala prove, magari gli dai qualcosina in più, sei il batterista che picchia i martelli. Ovviamente se ti piace sentire il calore delle valvole devi crancarlo un pochino di più. In casa lo sconsigliamo se abiti in un condominio, però libera interpretazione vostra. Ora, sconsigliando in casa il Series One 200 per ovvi motivi, uno è il volume e l'altro è la polizia che la arriva polizia dopo. che arriva. E poi anche il peso, mettiamoci. Anche sì. Dove lo mettete deve stare. Fine. Sì. Cosa consigliamo invece? Magari tutto quello che è uscito di Blackstar più avanti. Amplificatori completamente digitali che per lo studio in casa sono Ottimi. Infatti, per quanto riguarda la sezione di amplificatori digitali, qui ci mettiamo tutti quegli amplificatori che sfruttano degli algoritmi per simulare il suono e la resa degli amplificatori, ad esempio quelli valvolari, storici, oppure quelli anche più particolari come il Blackstar. Probabilmente il capostipite di questi amplificatori, magari non so se l'hai visto, provato, è Blackstar ID Core, si chiama. Mai provato, però so di cosa si tratta. È un amplificatore che è disponibile in diversi wattaggi e praticamente aveva degli algoritmi che simulano il suono crunch, il suono lead, quello metal, quello clean, va bene forse anche per l'acustica, un sacco di effetti già integrati. Uno dei rivali più agguerriti del boss Katana, per capirci. Però Blackstar è uscita ultimamente con una serie di cose che sono devastanti. Proprio una dietro, sono tre, le hanno sparate una dietro l'altra, 1, 2 e 3. E stiamo parlando ovviamente della serie Amped. Qui sul canale avete già visto l'Amped 1 e l'Amped 2 e Diego oggi ci ha portato l'Amped 3. Quali sono i vantaggi di questo Amped 3 rispetto all'utilizzo di una Series One 200? Perché di recente hai fatto, diciamo, un po' la sostituzione. Adesso live non ti porti più l'amplificatore con la persona dentro, come dicevamo esatto. Nell'altro video. C'è dentro anche chi è che l'ha fatto lì dentro. Mi ha detto che sta bene anche se non gli dai da mangiare da un po'. Meno male. Sicuramente il peso, la versatilità, perché comunque ha tutto ciò di cui ho bisogno, e anche se guardiamo dietro a tutti i parametri che a me serve, tutte le robe che ha dietro lei le ha esattamente qua dentro. Sicuramente lo spazio che occupa, perché come detto in precedenza, questo me lo porto dietro in uno zainetto e posso volare ovunque ed avere una sicurezza sul palco, che quando fai tour è la cosa migliore, anche perché hai due di questi, uno main, uno spare, ti sei salvato il sedere un sacco di volte. Hai la possibilità di scegliere quale valvola usare. Hai anche una minima di effettistica, qua ad esempio un reverbero. 4 canali come clean, crunch, overdrive e addirittura un boost. Una buona dose di gain, una buona dose di volume, completissima, e per chi fa flying show come li facciamo noi con i Lacuna, come tante altre band, è una manna dal cielo. Tra l'altro colgo l'occasione al volissimo per mettere a confronto l'Amped 3 con il 2 per farvi capire una cosa importante che mi avete chiesto tantissimo, cioè l'Amped 3 non è una versione nuova dell'Amped 2 che era una versione nuova dell'Amped 1, no, sono proprio tre cose diverse che fanno cose diverse e soddisfano chitarristi diversi. Ad esempio qui hai, come hai detto tu, clean, crunch, overdrive, che sono dei preset, cioè tu puoi fare il suono, salvarlo e richiamarlo, mentre nell'Amped 2 non si poteva fare questa cosa, almeno non direttamente, ed era più flessibile con gli effetti. Infatti qui, come detto, c'è un riverbero. Sull'Amped 2 invece avevamo delle modulazioni, avevamo il delay, avevamo diversi tipi di riverbero, esatto. Era più
una cosa simile a tanti pedalini in un unico case. Qui invece come tanti ampli in un unico case, possiamo dire. La cosa interessante comunque è che ti salva la vita in svariati modi. Sì, perché lo puoi usare da solo e funziona. E già funziona da Dio. Poi ve lo facciamo sentire. Esatto. Lo puoi usare come lo usi tu, quindi Sì. saltando magari Bypassando- il pre, Sì. vai nel return e spacca. E va benissimo. Se tu fossi un chitarrista che usa l'amplificatore con la cassa microfonata e per una serie sfortunata di eventi l'amplificatore l'uscita- o la cassa o il microfono si rompe o comunque qualsiasi cosa, attacchi un cavo XLR qui dietro alle sue simulazioni di cassa che Perfetto. rendono e diventa praticamente un coltellino svizzero. L'unica cosa che manca sono gli effetti. Se uno vuole degli effetti ci deve costruire intorno magari una piccola pedaliera e Non è che si può avere la moglie ubriaca, la botte piena, come ricordo come cazzo si dice. però. perché l'ho visto che stava per dire la moglie piena Sì, e la botte la moglie ubriaca. piena e la botte ubriaca, però. Risolve un sacco di situazioni, un sacco di esigenze ed è praticamente come se fossero 3 Amped 1 insieme. Perché? L'Amped 1, che è anche un pochino più piccolo, è un amplificatore molto trasparente, cioè non ha i canali, non ha i preset, possiamo fare tanti suoni, è proprio un amplificatore pulito in cui uno ci mette intorno i pedalini E suona. e suona. Oppure, per utilizzarlo come lo utilizzi tu, è perfetto. Ancora di più forse rispetto al 3, però mi rendo conto che un Amped 3 in tour Ha un attimino più di... ti sì. faccia più comodo, perché se uno dei sistemi dovesse avere un problema tu puoi Certo. comunque risolvere la situazione con un oggetto unico e cioè tanta roba. E ha già comunque un suono che di per sé fa spavento. Quindi, riassumendo, i vantaggi di un amplificatore digitali devono essere prima di tutto la versatilità, ma la cosa più importante è la comodità e la trasportabilità. Vi lascio magari la playlist qui sopra con tutte le cose di Blackstar che ho provato, così trovate l'Amped 1, l'Amped 2 e tutte le altre cose. Comunque vi facciamo sentire l'Amped 3 da solo e anche l'Amped 3 utilizzato nell'altro modo, ovvero con la simulazione digitale, usare l'Amped come finale di potenza e poi sparare. Esatto. Ora invece andiamo nel futuro e passiamo alla sezione degli amplificatori ibridi. Sono quegli amplificatori che hanno tutta una sezione presa direttamente dagli amplificatori valvolari che abbiamo visto all'inizio del video, più una componente digitale. Se anche voi vi state grattando come si è grattato lui, commentino qui sotto così almeno facciamo una community di grattatori digitali. Comunque penso che Blackstar produca uno dei migliori amplificatori in questa categoria di ampli ibridi. Finalmente qui sul canale lo aspettavo da tipo sempre. L'avete visto che l'ho provato da Henning in Germania, nel video qui sopra, ve lo lascio qui. E adesso vi spieghiamo rapidamente perché è un game changer rispetto agli amplificatori vecchi a scuola. Ovviamente è St. James, questa è la versione 6L6, ce ne sono due. Questa è quella che ci interessa perché siamo metallari. Sostanzialmente è un amplificatore valvolare, quindi una testata normalissima come tutte le altre, che però al suo interno ha un sistema che è praticamente l'equivalente del Torpedo Captor X, quindi load box per scaricare il carico reattivo del finale di potenza e simulazione di cassa, quindi lettore di IR. Se avete presente, questo sistema c'era più o meno simile sul Blackstar HT5 MK2, che è la versione nuova, possiamo dire, della prima serie HT, la versione nuova anche del mio HT50. Vi lascio il video qui sopra. Però non era così tanto avanzato come su St. James. Comunque tutto questo sistema è qui dentro e come potete notare, a differenza del camion di prima, È un attimino più light. 50 watt valvolari con questo peso si erano mai visti? No, Non c'era. decisamente no. Comunque, come tutti gli amplificatori di Blackstar, è un sacco versatile anche lui. Canale clean, questo si rifà a un ampli Fender, mentre il distorto è un mondo un pochino più soldano, quindi mena forte. Sì. Un classico distorto. Comunque, per farvelo sentire, colleghiamo il cavo... come si chiama il cavo? Potenza. No, XLR, il cavo XLR diretto alla scheda audio, Ah, così sì. sentite... Aia ancora. Preso il nervo. Così è come se fosse in un impianto audio qualsiasi. Alzate il volume del telefono se state ascoltando dal telefono, se no non si sente.
Tu, Diego, hai mai usato sistemi ibridi o comunque che combinano l'analogico e il digitale? Allora, inizialmente ho sempre usato il classico cassa 4x12, testata, pedalini, però ovviamente con l'andare avanti del tempo, gli anni, l'esperienza così, mi sono avvicinato appunto a realtà digitali che si potevano comunque amalgamare bene alla realtà del valvolare, quindi sfruttando send and return, avendo già profili già fatti con i miei suoni che uso live, e ho trovato comunque la mia dimensione, questo fino a poco prima di scoprire Amped. Dal momento che adesso ho scoperto che esiste questa macchinetta qui, cercherò comunque sempre solo di usare questa, perché è quella che mi dà più sicurezza, più versatilità, più comodità, e allo stesso tempo ha la stessa resa, se non migliore. Esatto, perché alla fine penso che il motivo per cui sei passato all'inizio da usare testata, cassa, 10.000 pedalini, microfonato alla vecchia maniera, invece simulazione digitale dentro nel retrono di una testata per avere comunque volume sul palco per sentirti, è comunque frutto di un'esigenza di comodità. Sono ben contento di aver fatto sta passaggio. Assolutamente sì. Grappino. Perché comunque anche a livello proprio lavorativo, girando anche il mondo, magari è detta male, però non si può pretendere di avere sempre il top, e in certe situazioni il compromesso ti rende la vita un sacco più facile. Esperienza appena passata che mi è andata ancora bene, però quando facciamo magari concerti dove voliamo e non possiamo portarci dietro la backline intera, la backline di solito si noleggia lì, anche se tu chiedi specificatamente quale ampli vuoi, quale testata vuoi, non è detto che ti arrivi. Cadi sempre in piedi, perché io avevo chiesto Blackstar, quello che uso adesso, avevo due 4x12 Mesa Boogie che funzionano da Dio, però comunque non sono quelle che uso di solito. Quindi anche il passaggio dall'amplificatore 200 watt valvolare a comunque un sistema sempre più ridotto come quello di adesso è frutto anche di esperienze che ti hanno portato a fare delle scelte per semplificarti la vita, e perché così sei tranquillo, perché sai che ovunque vai hai le tue cose, sai come funzionano, come suonano, come rendono. Sai ma non solamente hanno semplificato la mia di vita, ma anche quella dei tecnici, perché comunque sono quelli che alla fine si fanno il culo montandosi le cose, cercando di capire, poi vai a risolvere un problema là dentro. Quando sei in un festival i tempi sono molto molto più stretti e quindi bisogna risolvere le situazioni il più in fretta possibile. Ora la domanda è: dove andremo con gli amplificatori? Cioè, nel senso, siamo partiti dai vecchi valvolari, cassoni giganti, pesantissimi, e siamo arrivati a dei pedali digitali piccolissimi che fanno le stesse cose in maniera molto più semplice e comoda, oppure amplificatori in sé per sé, tipo questo St. James, che racchiude dentro tutto quello che è la tecnologia applicata all'amplificazione. Quindi, domanda: immaginati il tuo amplificatore, una caratteristica che questo amplificatore deve avere per essere tuo, e non dirmi il return per metterci le simulazioni. Tutto sta a quello che sto suonando in questo preciso momento storico della mia vita, quindi sicuramente una buona dose di un buon distorto, un buon gain. Non mi serve tanta roba, l'importante è che quei 4 parametri clean, crunch e lead siano quello che serve a me. Quindi poco ma fatto bene. Poco ma buono. Allora, abbiamo parlato di un sacco di amplificatori, abbiamo parlato di amplificatori vecchi, amplificatori nuovi, amplificatori piccoli, amplificatori a pedali, amplificatori finti, ma ne manca uno perché quando abbiamo fatto il video non esisteva. È vero, quindi adesso ce l'abbiamo? Non esisteva, ce l'abbiamo, e qui dietro lo usiamo stasera, così almeno quale occasione migliore per parlarne. Allora, l'amplificatore è questo, ed è il Blackstar, praticamente è l'HT Stage Mark III, 100 watt. Qual è la cosa che ti piace di più di questo amplificatore? Questo. Girato da quella parte. Sì. Tu lo usi sempre a 100 watt? Non sempre, tipo oggi lo usiamo a 10 watt perché È troppo. È già troppo così. Tra l'altro prima al check ti ho alzato un po' il volume. Ah, ok, perché ero abbastanza basso. Ricorda, se lo vuoi abbassare perché ti trovi meglio a volume basso. Stavo già cercando. Adesso Sto cercando di alzarlo per i fatti. Che schifo i chitarristi. Ti sei preparato qualche cosa, tipo metti che si rompe tutto, lo usi da solo? Sì. Ed ecco che se ne va e non torna più. E invece torna. Sempre Lui. fedelissimo, che userò, cioè nel caso spero che non succeda nulla, ma questo è il nostro Sperk. E non ti capita mai di usarlo intero? Per quanto riguarda suonare a casa, studio eccetera, o comunque quando mi diverto a casa,
Uso solo l'ampli senza neanche nessun tipo di effetto, neanche reverbero, niente. Ah, proprio così Uso dritto. così. Ma con la 4x12? 4x12. Uso questo... Ovviamente, è l'amplificatore perfetto per la casa, no? 100 watt 4x12 giusto. Elettri per il carrello. Voi fatemi sapere qui sotto nei commenti a cosa non potete rinunciare voi su un amplificatore e soprattutto se vi è piaciuta questa carrellata di suoni, amplificatori, cose bellissime di Blackstar. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, come l'altra volta salutate Diego nei commenti, ringraziatelo anche da parte mia, seguitelo, qui sotto vi metto anche i suoi link e se non lo fate, se non lo fanno cosa gli facciamo? Pezziamo i bracci. No, scherzo.